Amici, ben ritrovati. Oggi mi vedrete in sella alla Triumph Street Triple 765R 2021, una moto che mi ha entusiasmato da subito per il suo comportamento dinamico. Oltre a disegnare traiettorie perfette, entusiasma per un motore pronto ai bassi regimi ed esplosivo quando lo si porta al limitatore. I dettagli dopo la sigla. A mio parere è una moto ricca di personalità. Dietro il suo aspetto quasi amichevole nasconde un carattere inaspettato. Solo provandola se ne scopre le sue vere potenzialità. In sella si percepisce una posizione d'attacco ma senza stancare. Rispetto alle rivali giapponesi, più votate a un utilizzo prettamente stradale, il manubrio è più basso e più largo. La sella è ampia e ottimamente imbottita. Le pedane sono arretrate il giusto senza obbligare le gambe a un angolo troppo chiuso. Si riesce a mantenere la posizione per lunghi tratti anche se si supera il 1,80 m di altezza. Gli angoli di piega sono da vera superbike. La qualità costruttiva non è per me motivo di discussione quando si parla di un prodotto Triumph. Di fatto la casa inglese non esita nello scegliere tra i migliori prodotti sul mercato. Nonostante le dotazioni di alto livello di cui si può vantare, il prezzo è fortemente concorrenziale rispetto alle giapponesi dello stesso segmento. Il motore 3 cilindri è sempre stato per me un riferimento per le moto di media cilindrata. La spinta non manca anche uscendo da una curva con la marcia sbagliata. L'ottimo allungo consente di arrivare alla curva successiva senza dover utilizzare troppo spesso il cambio. Selezionando la mappa Road, la risposta è decisa ma più dolce nell'erogazione. Quella Sport risulta più pronta ma senza alterarne la modulabilità. In entrambi i casi, aprendo il gas da tutto chiuso, non si avverte il fastidioso effetto on-off. Le vibrazioni non sono assenti, ma restano contenute da non infastidire. Il calore del 3 cilindri lo si avverte solamente nella stagione calda e alle basse andature. La frizione a cavo è sempre la soluzione migliore per una nacche dall'indole sportiva. Alle partenze da fermo strappa leggermente se la si rilascia troppo lentamente. Morbido è il suo azionamento. Utilizzando la frizione, le cambiate sono prive di resistenza grazie anche alla presenza del sistema elettronico. Non utilizzandola però, le cambiate non risultano sempre perfette quando si inserisce un rapporto superiore. Nelle scalate il suo comportamento è sempre buono. La rapportatura non è lunga da infastidire su strada né troppo corta per un utilizzo su pista. Il motore continua a fare la differenza raggiungendo il vertice in tema di versatilità. Triumph difficilmente sbaglia quando il tema riguarda la ciclistica. La forza di questo modello è la sua spiccata reattività. Nei cambi di direzione svelta ma anche stabile sia nelle curve a stretto raggio come in quelle ad alta velocità. Si può entrare in piega a freni pinzati mantenendo senza difficoltà la traiettoria impostata. La forcella è una Showa con steli da 41 mm. Il precarico molla è posizionato sul tappo del fodero sinistro e le regolazioni idrauliche sia in estensione che in compressione sono su quello destro. Il margine di regolazione è ampio ed è molto sensibile, tanto da poter personalizzare al meglio il suo comportamento.
Anche il mono è di marca Showa. La regolazione del precarico molla è possibile tramite delle ghiere e apposite attrezzi non in dotazione. Anche in questo caso è possibile personalizzare la risposta idraulica in entrambe le direzioni, sia in estensione che in compressione. La 765R è ben dotata, il compartimento freni è adeguatamente dimensionato anche per un utilizzo sportivo. Le pinze monoblocco ad attacco radiale sono marchiate Brembo, come lo sono i dischi da 310 mm. La frenata risulta potente ma non troppo incisiva nella prima fase. Ottima la modulabilità offerta dalla pompa. Anche sul posteriore c'è una pinza Brembo a singolo pistoncino che morde un disco da 210 mm. Il suo intervento è calibrato il giusto per avere un'azione stabilizzante durante le forti decelerazioni. Da considerare l'adozione dei raccordi rivestiti in treccia metallica. L'ABS non infastidisce nella guida sportiva. È possibile escluderne il funzionamento alla ruota posteriore. All'anteriore rimane attivo ma sensibilmente meno invasivo. Il traction control fa il suo lavoro senza essere troppo conservativo. Il suo intervento limita anche l'elevazione involontaria della ruota anteriore. Il sistema è disattivabile. I pneumatici di primo equipaggiamento sono i Pirelli Diablo Rosso 3. Ottima scelta se utilizzati su strada in quanto si scaldano velocemente. Nell'uso sportivo tendono a indurire per il superamento della temperatura ottimale di esercizio. I blocchetti sono semplici, intuitivi ma poco rifiniti. Il look potrebbe essere migliorabile. L'accensione con chiave tradizionale la preferisco al più moderno sistema con keyless. Meno sistemi elettronici si hanno e meno problemi potrebbero verificarsi inaspettatamente. L'accostamento analogico digitale mi piace, il layout delle informazioni un po' meno. L'illuminazione è piuttosto bassa e non è regolabile nell'intensità. L'illuminazione è full LED a esclusione della luce targa. La luce diurna manca di intensità per essere ben visibili di giorno. La navagliante offre una buona luminosità anche nei tratti di strada priva di illuminazione. Ragazzi, se devo dire in poche parole cosa penso di questa moto, dico che è una moto fantastica, da far divertire dalle curve di montagna e di certo non si tira indietro se la si vuole portare su qualche circuito. Io come al solito mi sono divertito a giocare un po' con le sospensioni, cercando un assetto che sia il più vicino possibile al mio stile di guida, e su questa moto non ho fatto per niente fatica. Se avete l'opportunità di provarla, fatelo e fatemi sapere che cosa ne pensate. Un saluto da Jumbo Test e vi aspetto alla prossima